buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Cittadino Sovrano e ovviamente buonasera a Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Benissimo. Allora Marco, diciamo che abbiamo preso spunto da alcune situazioni che si sono verificate questa settimana per dare il titolo della puntata di oggi. E vabbè, insomma, alcune si sono anche concluse in maniera carina, altre sono rimaste in sospeso, ma che diciamo abbiamo preso spunto un po' da alcuni commenti che sono giunti insomma, sotto ai video che abbiamo fatto la settimana scorsa. E quindi insomma abbiamo deciso, vabbè, l'avevamo già annunciata questa puntata, ma insomma, diciamo che abbiamo deciso di farla oggi per quello. E quindi parliamo di giudizio e magnetismo, che sono due caratteristiche antitetiche che riguardano gli esseri umani. Allora, io ho messo in descrizione questa frase, cioè che il giudizio è l'opinione che frena l'evoluzione personale, quindi individuale. Ma vorrei prima di tutto, insomma, andare a vedere anche cosa significa giudizio e cosa significa invece magnetismo. Beh, giudizio deriva, se andiamo a vedere il dizionario etimologico, deriva da due Dal parole che sono dente, come sappiamo tutti, deriva dal dente. esatto. D'altronde, insomma, da qualche parte doveva prendere origine. E, e quindi deriva da queste due parole che sono ius e dicere. Ius che significa diritto, legge e giustizia, e dicere ovviamente significa dire. Mentre per quanto riguarda il magnetismo, beh, deriva ovviamente dal termine magnete che rappresenta, secondo me questo è un aspetto interessante, una serie di fenomeni, ovvero quelli che vengono definiti come fluido magnetico animale, e viene detto così perché è una comunicazione che si verifica da un individuo all'altro. E cosa accade? Questi due individui si attraggono esattamente come fa una calamita, come fa un magnete. E di solito presenta anche dei fenomeni insoliti e per alcuni aspetti anche cosiddetti meravigliosi. Quindi questa è la differenza innanzitutto tra quello che è un giudizio e quello che è il magnetismo. Perciò direi che, siccome abbiamo anche inserito in locandina nel titolo che ovviamente sono inversamente proporzionali, noi capiamo un aspetto interessante, che più giudichiamo, meno siamo magnetici. Più siamo magnetici significa che più siamo usciti da quel loop nel quale il giudizio ci fa entrare, perché comunque il giudizio è una di quelle caratteristiche che viene definita nei percorsi, insomma, di crescita personale come la via verso la santità, perché chi veramente riesce a uscire dal giudizio in realtà vive la vita per ciò che è, riesce a percepire la realtà dei fatti, perché in realtà il giudizio è sempre qualcosa di personale. Infatti si dice sempre: lasciate che giudicare sia la divinità. La divinità cosa significa? Non è il Dio come viene inteso in senso religioso, ma la divinità è quella parte di ognuno di noi che è fuori da qualsiasi aspetto di etica e di morale, perché ricordiamo che l'etica e la morale sono comunque caratteristiche che riguardano gli esseri umani
e che è tutta una serie di regole che gli esseri umani appunto hanno dovuto inserire per poter, diciamo, condividere degli spazi, delle situazioni insieme. Sempre in descrizione di questo video della serata ho messo appunto questo aspetto che il giudizio deriva appunto dalla nostra mente, e la nostra mente che, come abbiamo detto più volte, mente, ovviamente si parla di una M minuscola, perché la mente con la M maiuscola ovviamente è l'aspetto all'ottava superiore di quello che è il nostro intelletto. Ma tornando alla M minuscola, diciamo che dà continuamente giudizi. Cos'è un giudizio? Un giudizio è metterci sempre qualcosa di personale quando si fa la constatazione di qualcosa, ovvero bello, brutto, bene, male, cattivo, buono. È tutta una serie insomma di aspetti con tutte le proprie, con tutte le sfumature poi del caso. Il giudizio quindi è una sentenza che spesso deriva da qualcosa di incomprensibile. Perché? Perché noi non comprendiamo quell'aspetto in ogni sua caratteristica, in ogni sua sfumatura, ma semplicemente lo conosciamo per quella che è la parte di superficie, quello che si presenta ai nostri 5 sensi. E allora perché giudichiamo? Beh, perché è più semplice, è più facile anzi direi, perché, andare a comprendere in profondità cosa accade o cosa c'è, in profondità, riguardo quella persona o riguardo quell'evento o anche un oggetto stesso, beh, richiede tempo, richiede energie e quindi, beh, meglio dare una sentenza, un giudizio e almeno ce la caviamo così, insomma, in maniera molto, molto più semplice, cioè inconsciamente noi scegliamo sempre quella che viene definita la via più semplice, ovvero quello che nel Vangelo di Matteo si dice: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione. Beh, noi in realtà quando giudichiamo stiamo semplicemente scegliendo la via larga, ma senza focalizzarci sull'altro aspetto, cioè la perdizione. E invece è la parte più importante, perché la perdizione cosa significa? Beh, significa innanzitutto che noi stiamo perdendo noi stessi. Noi, perché in realtà stiamo perdendo noi stessi? Stiamo perdendo le nostre basi, stiamo perdendo la capacità e la facoltà di libero arbitrio. Stiamo perdendo la capacità di rimanere presenti, di rimanere nel qui e ora e quindi la capacità di osservare la realtà per ciò che è. Voglio fare un attimo un esempio prima di passarti la parola, Marco, che è un po' cosa significa, per esempio, descrivere oggettivamente un evento e quindi non giudicarlo. Beh, per esempio, lo vediamo in un incidente stradale. Un incidente stradale cosa fa il testimone? Il testimone racconta i fatti così come vengono. Cosa significa giudicare? Beh, quello è stato un deficiente, quello è un cretino, quell'altro si è comportato così, ecco, quello è il giudizio, ok? Cioè quando tu dai qualcosa di personale e quindi già insomma ho dato anche una differenza tra una constatazione dei fatti e invece un giudizio.
cioè constatazione dei fatti è la macchina blu arrivava da destra, la macchina rossa arrivava da sinistra, la macchina blu voleva svoltare e le due macchine si sono scontrate. Questo è un po', adesso semplificando ovviamente la cosa. E invece, appunto per ripetermi, è come dire quello della macchina blu, quel cretino della macchina blu si è scontrato con quello della macchina rossa. Ecco, questo invece è un giudizio. Marco, io mi fermo qua intanto con il primo aspetto e voglio sentire un po' te. Ma allora, è interessante soprattutto quest'ultima parte che dicevi, mi ha acceso diverse lampadine, nel senso che a me piace molto guardare Ti vedo documenti. molto più illuminato, Marco. Sì, sì, ho acceso una lampadina in più. Poi io sono riflettente, quindi rifletto molto, diciamo, nella mia giornata rifletto molto in tutti i sensi. E no, diciamo, a me piace molto lo studio e il funzionamento, il capire anche come funziona la mente umana e quindi mi guardo sempre con molta gioia tutti i vari documentari sullo studio della mente umana, leggo libri e diciamo che una delle cose che ormai è scientificamente ed empiricamente provata è proprio il fatto che la cosa più inattendibile, per esempio in un processo che tende a giudicare, siano i testimoni oculari. Che sembra una cosa assolutamente controintuitiva, perché dici: "Ma se io ho una persona che era lì, una terza parte, che quindi non c'entra niente, non ha interesse a dirmi che uno ha ragione e l'altro ha torto, e ha visto il fatto, beh, meglio di così, più sicuro di quello, chi ci deve essere?" Ecco, in realtà storicamente se c'è una cosa che è assolutamente inattendibile è il testimone oculare. E come si spiega però questa roba, appunto, apparentemente senza senso, perché, messa così non ha tanto senso, il fatto che possono, e quasi sempre lo fanno, subentrare le emozioni. Quindi, come dicevi tu Serena, ognuno poi ci mette o ci toglie il suo. Quindi, la scena, l'avvenimento è uno, però poi ognuno di noi, in base all'emozione che contingente, soprattutto se è un evento inaspettato, appunto, che ne so, un incidente, una rapina, un omicidio o comunque un qualcosa che non a caso di solito tende a stimolare sentimenti di paura, che sono i più illusori, e questo ci dovrebbe far riflettere molto sugli ultimi anni, e perché si spinga sempre così tanto l'acceleratore sulla paura e su tutto ciò che è crisi, quindi su tutto ciò che può far paura. Finita una ne inizia matematicamente un'altra. E il motivo per cui sono totalmente inaffidabili è questo, che ognuno interpreta, vede, memorizza e di conseguenza poi racconta quell'avvenimento che ha visto, non in malafede. Quindi dici: "Tu ci metti il tuo giudizio e quindi mi racconti solo quello che ti conviene perché vuoi che io emetta quella sentenza." No, in realtà è proprio una questione inconscia. Quella persona, è assolutamente convinta di dire la realtà, ma hanno provato a fare anche degli esperimenti in diretta su, per esempio un incidente che ovviamente hanno organizzato prima, quindi con una macchina che improvvisamente sbuca dal nulla, ne c'entra un'altra e scappa via, senza che le 10-15 persone presenti fossero informate. Bene, su 10-15 persone ci sono dalle 13 alle 15 versioni differenti sul modello della macchina, sul colore della macchina, su a che velocità andava, da dove arrivava, se quando è scappata via è partita veloce o è partita piano. Paradossalmente sono tutti in disaccordo, ma perché ognuno ci ha montato su poi un pezzettino di giudizio, ci ha messo su il suo giudizio, ci ha messo su le sue paure, ci ha messo su le sue emozioni,
E quindi probabilmente quello che ha avuto tantissima paura ha avuto la percezione che quell'evento sia durato un'infinità, perché gli sembrava non finisse mai. Quello che invece è riuscito a essere un pochino più distaccato l'ha visto per quello che era, la macchina è arrivata, ne ha centrata un'altra ed è scappata via. Il colore anche lì, nella mente abbiamo degli abbinamenti tra emozioni, avvenimenti e quindi magari ognuno c'ha poi tutti hanno visto logicamente il colore vero della macchina, ma ognuno poi nella sua mente immediatamente è andato a sovrascriverlo magari con un evento simile o comunque correlato che aveva già nella sua mente. E questo ci fa ragionare tanto, penso, su quanto sia difficile, se neppure di fronte a una cosa così, tra virgolette, banale e oggettiva, come vedere un fatto e raccontarlo 10 minuti dopo, cioè quindi neanche dici, vabbè, nel frattempo chissà quali film mi sono fatto nella testa, sono andato a letto, ho dormito, ci ho fatto un sogno e quindi me lo ricordo, cioè lì succedeva e 10 minuti dopo chiedevano di fare un resoconto con delle domande banali, quindi ripeto, colore della macchina, modello, velocità e ste robe qui. E questo ci dovrebbe intanto far capire quanto siamo tutti noi soggetti a possibile fallimento in questo ambito, quindi avere sempre molta prudenza quando, soprattutto quando si è strasicuri di qualcosa, cioè quello è il momento migliore in cui di solito si prende una cantonata e quanto poi ci renda tutto questo difficile anche riuscire a essere aperti in maniera tranquilla nell'ascoltare quello che può essere tutto il contrario di tutto, che è la differenza che dicevi anche tu prima, Serena. Cioè, ovviamente se io sono già bello tranquillo e sereno, c'ho già una mia versione preconcetta nella testa, diventa molto più facile. Io ascolto una persona che so che mi darà ragione, so che dirà esattamente quello che già penso, che già so, è semplicissimo, cioè va giù che è un piacere, come si suol dire. Riuscire ad ascoltare 3, 4, 5, 6 persone che la pensano magari in maniera completamente diversa, soprattutto senza farsi scattare l'embolo, perché poi l'ascolto fine a se stesso, cioè giusto per poi riuscire a inveire e fare quelli che avevamo chiamati 5 minuti di odio, è facile anche quello. Riuscire ad ascoltare una persona anche e soprattutto quando non si è d'accordo, e beh, è un bel esercizio invece, quello è molto più utile. Anche perché io questa cosa la dico spesso, cioè non è detto che magari in un'ora di ascolto verso una persona sul quale teoricamente io non condivido nulla di quello che sta dicendo, anche solo statisticamente magari me la dirà una frase che mi farà venire in mente un pensiero, una riflessione, una qualsiasi cosa che mi spinga a dire, beh, però su questa cosa qui effettivamente io fino adesso l'ho pensata così, però c'è anche questo aspetto. E quindi è quella poi vabbè, e chiudo, Serena conosce il mio approccio quando mi dicono questa cosa è impossibile, quindi io mi metto, provo ad attaccarla da tutti gli angoli possibili fino a che non trovo un modo per poterla fare. Cioè è un approccio mentale che può essere faticoso volendo, perché uno dice che fatica, cioè per ogni cosa devo... Però è bello, cioè, dà soddisfazione, lo posso assicurare. Diventa una sfida. Ah sì, sì, sempre, sempre. Anche lì una sfida in positivo, cioè, Certo. anche lì va visto molto la famosa diatriba anche che c'è sul termine della competizione, cioè la competizione non è male in valore assoluto. Gli sportivi, come forse avevamo detto un'altra volta, competono, ma non è che competono in maniera tale che finita la gara son morti tutti tranne uno, cioè competono in maniera tale che si confrontano su una cosa per un tempo determinato e con delle regole predeterminate, al termine del quale tutto ritorna esattamente come era prima. Si stringono la mano, vanno a mangiare insieme. Ecco, quella è una competizione sana. L'altra un po' meno, quella del ne rimarrà soltanto uno, forse un filino meno.
Marco, a me ha colpito un po' la parte in cui tu hai parlato di emozioni, no? Che è questo discorso che effettivamente noi tendiamo spesso a inserire le emozioni e i nostri punti di vista e tutto questo è dettato principalmente da un discorso legato alla paura, come dicevi poco fa tu. Ma perché la paura? Perché la paura, come abbiamo detto più volte, noi abbiamo fatto alcune puntate proprio in relazione, non so se siano 3 o 4 che ne abbiamo fatto, insomma, in relazione proprio a questo aspetto. Perché la paura è una mancanza di conoscenza, che non significa una mancanza di ciò che io ho percepito con i miei 5 sensi in un determinato momento, ma mancanza di conoscenza nel senso che mi mancano tanti altri aspetti. È quando noi vediamo o percepiamo le cose solo da una posizione all'interno di un ambiente. Tutto ciò che genera la paura ovviamente è ciò che è sconosciuto alla nostra mente conscia, invece si trova nell'inconscio. Ehm, e questo permette all'individuo stesso di evolvere, ammesso e concesso che voglia accedere alle informazioni della coscienza universale. Noi sappiamo per esempio che la paura crea sempre questa nube di inconsapevolezza tra l'individuo e l'esperienza che sta praticando. Cioè è come se fosse tutto appannato e quindi risultasse impossibile vedere oltre quel vetro. E quindi quando noi non vediamo bene la situazione, non ce l'abbiamo chiara, infatti si dice proprio aver chiara la situazione, beh, noi abbiamo due scelte, cioè giudicare errato e pericoloso ciò che c'è dietro quel vetro, oppure crearci occhi per vedere attraverso quel vetro offuscato. Cosa significa? Beh, andare a conoscere, andare ad approfondire la cosa, cercare di togliere appunto quell'aspetto personale, individuale e iniziare a rimanere nella realtà oggettiva. Mettere a E fuoco, come si suol dire, altra dicitura, mettere a fuoco. esatto. Ehm, ma perché questo? Beh, perché diciamo che tutti quanti ne guadagnano, perché innanzitutto quando noi smettiamo di giudicare siamo meno spaventati, siamo meno arrabbiati, perché appunto conosciamo di più. Come si diceva, è tutto più chiaro e quindi giudizio e ovviamente informazione sono inversamente proporzionali. Ehm, Cosa significa questo? Significa che meno conoscenza noi abbiamo di una persona, di un evento, di una situazione e maggiore è il giudizio che noi abbiamo nei confronti di tutto questo. Oppure, se il giudizio non è maggiore, beh, maggiore è la sicurezza però con cui noi esprimiamo la nostra parte soggettiva. Quindi noi continuiamo spesso e volentieri a giudicare in relazione a delle informazioni che magari sono anche errate o incomplete. Perché? Perché la nostra esperienza personale è quella. Noi spesso dovremmo chiederci: ma quello che io conosco è veramente tutto? Perché c'è anche questa grandissima presunzione da parte di noi esseri umani, cioè che quello che conosco io è tutto, cioè io so tutto, quindi o perlomeno tutto quello che serve. In realtà magari c'è sempre qualche dettaglio che noi non conosciamo. Un altro aspetto particolarmente interessante del giudizio è che è particolarmente contagioso, cioè
Chi è abituato a giudicare e ha fatto del giudizio la sua vita. Tra questi ricordiamoci sempre che ci sono anche tutte quelle parti che riguardano magari i gossip, ci sono quelle cose che riguardano il creare dei piccoli circoli per prendere in giro qualcuno. Quindi maggiori sono appunto questi momenti di giudizio nella nostra vita e maggiore è la permeabilità della mente alle informazioni esterne. Quindi cosa significa? Che io non penso con la mia mente e più la mia mente è permeabile a tutto questo, più io ricerco situazioni per poter parlare della condizione che secondo me è quella vera. Quindi è contagioso perché? Perché tutti devono sapere che quello che penso io, che quello che dico io è verità assoluta, che il mio giudizio è assoluto, un po' un giudizio universale. Cioè abbiamo, come posso dire, La abbiamo sindrome da giudizio universale. esatto. Diciamo che l'abbiamo un po' distorta questo concetto lo abbiamo un po' deviato, ecco, questo sicuramente. E allora come possiamo fare per uscire da questa situazione? Beh, Marco, quante volte l'abbiamo detto, basterebbe solo utilizzare il buon senso. E quindi il buon senso è in primis, beh, io non ho tutte le informazioni, quindi magari, come dicevi tu prima, se ascoltassimo un po' di più, avremmo maggiori informazioni e inizieremo a percepire la realtà sempre più vicina, cioè la nostra verità si avvicinerebbe sempre di più alla realtà. E quindi, insomma, utilizzare un pochino di più la parte razionale, spesso e volentieri invece che quella emotiva, beh, forse magari in questi casi può essere solo molto utile. Marco. Sì, e soprattutto allenarsi ad usare una cosa relativamente semplice, appunto quel famoso buon senso che poi è la logica. Ci permette anche di trovare la misura quando ci approcciamo a un tema. Tante volte sentiamo la diatriba fra, le 2 campane dove chiunque ovviamente deve e giustamente poter esprimere la sua opinione, mentre dall'altra parte, altrettanto giustamente per alcuni versi, eh no, deve parlare solo quello che è espertissimo di quella materia lì. In realtà hanno ragione e torto entrambe entrambe le parti come sempre, perché il giusto sta nel mezzo. Cerco di spiegarmi. Quando per esempio, non so, penso che, sia un'esperienza o comunque quasi tutti possono averli visti, i test per misurare il quoziente intellettivo, beh, lì per esempio non è che ti chiedono la data della rivoluzione francese, dell'unità d'Italia, il cosa dice al quinto verso la Divina Commedia, no, perché quella sarebbe memoria. Cioè ti chiedono, ti stimolano e ti interrogano su qualcosa che ha un unico presupposto, l'intelletto. Quindi quello di capire uno schema che ti viene proposto e di riuscire a dare una soluzione. Paradossalmente, lo può fare poi a vari livelli, ma lo può fare anche un bambino che non è mai andato a scuola, proprio perché si basa solo su quella capacità di ragionamento e di logica che poi è quella che ha sempre animato, oltre anche a una grande conoscenza, i più grandi filosofi di tutti i tempi, cioè si facevano delle domande, si interrogavano usando una logica. Ecco, in questo caso si hanno questi 2 estremi. Perché dicevo sono giusti e sbagliati entrambi? Beh, perché se io mi mettessi qui questa sera a fare una disamina
di come si fa, che ne so, l'asportazione di un rene, con tutta la logica del mondo, ma secondo me non verrebbe benissimo, diciamo, e non sarebbe consigliabile seguire quello che vado dicendo, perché purtroppissimo, o per fortuna, in questo caso non mi è mai capitato né di studiare come si asporta un rene, ma nemmeno di farlo. Se invece magari uno mi dovesse chiedere, cioè mi incontra e mi dice: guarda, tu t'ho visto in faccia, te vieni con me, a te, guarda, sono sicuro che ti fa bene se t'asporto un rene subito. Magari, pur non essendo un medico e pur non essendo un chirurgo, potrei usare la logica e dire: ma no, guarda, ti ringrazio, ma sto bene, come se avessi accettato, rimaniamo così, che va bene così. Cioè, e quello non è che mi può rispondere: ma tu cosa ne sai? Mica sei un medico. Ho capito che non sarò un medico, ma l'ho capito. E come dire, cioè, per capire che se mi butto dal balcone non andrà tutto bene, non è che devo aver studiato per forza ingegneria e il moto dei corpi, saper fare i calcoli, cioè posso capirlo, cioè, senza studi sull'aerodinamica e quant'altro, potrei arrivare a intuire che se mi butto giù dal balcone magari non va tutto bene, cioè mettiamola così. Quindi ci sono degli aspetti dove è meglio che parli chissà, perché se devo progettare un'astronave, diciamo uno shuttle, magari la logica non mi è così sufficiente. Magari mi può aiutare a capire che i razzi è meglio metterli sotto e non sopra, che sparano verso il basso, ma al di là di questo poi la logica mi aiuta fino a un certo punto. Altra cosa è l'autocastrarsi, cioè l'autocensurarsi o l'andare oltre, che è peggio. Cioè di solito ci si trova o con qualcuno che dice: no, io di questa cosa non posso parlare perché non ne so niente. Sì, va bene, ma avrai una logica, quindi non potrai magari entrare nel merito, ma se guardi ciò che ti sta intorno, che non vuol dire giudicare, vuol dire appunto constatare, vedere quello che ci circonda e soprattutto distinguere dove serve e dove no. Cioè, prendere atto di una cosa e mettere insieme i pezzi mi può servire, per esempio, se devo prendere una decisione. Ma laddove io una decisione, anche volendo, non la posso prendere, perché mi devo sentire in obbligo, come dicevi tu, Serena, che tutto il mondo debba sapere per forza come la penso, e non solo, dopo che l'ha saputo tutto il mondo, devo anche mettermi nell'ottica e devo convincere tutto il mondo che sia giusto quello che dico io. Ma chi se ne frega? Cioè, ma sarà diritto del mondo pensarla come diamine vuole, cioè anche perché è brutto, cioè immaginiamoci da domani mattina di parlare e di incontrare solo persone che ci danno ragione e che sono perfettamente d'accordo con noi, cioè non è piacevolissimo, diciamo. Come A un abbiamo detto certo tante volte, punto basta uno specchio per quello, cioè non a serve un uscire certo di casa. punto diverrebbe abbastanza noioso, insomma, non ci sarebbe confronto, non ci sarebbe evoluzione, saremmo diretti in quella cosa invece che spesso combattiamo, che è quello del pensiero unico, di essere tutti standardizzati, perché spesso e volentieri, tra l'altro, questa cosa, Marco, deriva proprio da quelle persone che dicono: "È giusto che ognuno esprima le proprie idee", però poi quando tu hai un'idea diversa dalla loro, diventano talmente integralisti che allora tu non meriti più l'attenzione che dovresti avere, e alla faccia di di essere liberi. Poi, no, Allora, non è tu un Serena giudizio, puoi no, dire tutto quello che vuoi, l'importante è che sia concorde a quello che mi hai sempre sentito dire, cioè, poi per il cer resto puoi dire quello che puoi dire certo. ciò che vuoi, non è un problema. Come tu ben sai, io non ti dico mai sì a priori, quindi
Né a te né a nessun altro, quindi anzi tutt'altro, come sai, anzi non sono neanche molto sintetica quando facciamo delle discussioni. In questo senso Ce lo è sentiamo a prendere per stanchezza. Molto. Esatto. Beh Marco, abbiam detto che la parte opposta del giudizio è il, magnetismo, oppure insomma lo possiamo anche definire l'influenza che si ha, nei confronti delle persone, che, come abbiamo detto anche in puntate precedenti, influenzare le persone non significa manipolarle, anzi è tutt'altro. Cioè significa proprio che c'è una risonanza e quindi c'è questo scambio comunicativo, di cui parlavamo prima, che magari non si riesce a capire, non si riesce a comprendere, ma c'è. E quindi appunto l'influenza è questa energia scambiata tra 2 o più persone e, che significa far scorrere. Quindi c'è questo flusso. Far scorrere cosa significa? Che, le 2 persone, 2 o più insomma, stanno in realtà comunicando. Non vi è un conflitto come quando invece c'è un giudizio, che il giudizio praticamente crea un muro tra le parti e quindi non c'è più un tentativo di comunicare, perché c'è un'imposizione, perché c'è come posso dire, il giudizio è una sentenza e sentenza è inderogabile. Ecco, il giudizio è quello, mentre nell'influenza c'è proprio questa parte molto interessante che è quella di scambiarsi delle opinioni, mettere insieme le informazioni che si hanno per avvicinarsi sempre di più alla percezione della realtà per per quello che è. E come avviene l'influenza e quindi quando è che una persona è particolarmente magnetica? Proprio quando riesce a comunicare. E la comunicazione può avvenire sia verbalmente, sia semplicemente essendo presente, perché ci sono persone che parlano pochissimo, ma che in realtà sono molto, magnetiche. E perché sono così magnetiche? Beh, l'hai detto tu prima Marco, perché ascoltano. Infatti noi siamo molto attratti da chi ci ascolta senza giudicarci ed è uno dei motivi per cui le persone vanno dallo psicologo oppure intraprendono dei percorsi di coaching. Perché? Perché dall'altra parte c'è una persona che li ascolta senza giudicarli, che consiglia senza imporre ed è un aspetto particolarmente fondamentale per l'evoluzione della persona. Perché? Perché nell'influenza, nel magnetismo, in realtà, ehm, viene aiutata la controparte a continuare a sviluppare il libero arbitrio, cosa che non c'è nel giudizio. E quindi c'è sempre questo aspetto di libero arbitrio che continua a venir fuori. Perché? Perché è la parte fondamentale. Cioè noi in realtà ci siamo incarnati per 2 cioè ci siamo incarnati sulla Terra, poi magari su altri pianeti, su altri sistemi solari o altre galassie magari è diverso. Sulla Terra funziona così. Ci si incarna per 2 motivi: per sviluppare l'amore incondizionato e per sviluppare il libero arbitrio. E diciamo che le 2 cose sono strettamente, collegate, anzi diciamo che sono interdipendenti, perché più amo incondizionatamente, più sviluppo libero arbitrio, più sviluppo libero arbitrio, più amo incondizionatamente. Perché? Perché si esce dal giudizio. Perché se è incondizionato significa che non ci sono condizioni e se non ci sono condizioni vuol dire che non ci sono aspetti giudicanti. Marco. Diciamo che da qui potremmo anche capire quanto sia ancora più deleterio quello che poi
ci ricordava anche Massimo quasi inizio trasmissione, citandolo, è quello che anch'io cito spesso, il pregiudizio, cioè lì siamo ancora uno step ancora precedente, quindi se già il giudizio, come dicevi tu, può essere così deleterio, proviamo solo a immaginare che cosa possa essere e quanti danni possa realmente fare il pregiudizio, che vuol dire per assurdo giudicare ancora prima di poter, che ne so, aver visto il fatto, aver preso cognizione di tutte le informazioni che mi servono, che mi sono necessarie. Giudicare magari una persona solo perché l'ho guardata in faccia o solo perché gli ho sentito dire una frase e quindi io già so vita, morte, miracoli, mi sento in diritto di dire tutto su quella persona come se la conoscessi da 40 anni. Ecco, diciamo che se si vuole percorrere il senso in entrambi i versi, se quelli che citavi tu sono l'ambito punto di arrivo, dalla parte diametralmente opposta del traguardo c'è appunto il pregiudizio. E non è sempre lineare questo percorso, cioè si può anche partire dal centro e se non si sta molto attenti spostarsi più verso la parte del giudizio e poi del pregiudizio che non il viceversa. Sempre per quello che dicevi tu prima, Serena, è più facile. È molto più facile. Invece che perdere tempo a ascoltare una persona, conoscerla, capirla e poi forse magari provare a dare un giudizio e già non sarebbe la cosa ottimale, è molto più semplice. Io guardo uno in faccia, schiocco le dita e magicamente posso già compilare una sorta di fedina penale perché io già so tutto di quella persona lì e posso permettermi di dire la qualsiasi. Quindi è semplicissimo, perché no? Perché mai Certo. fare la fatica? È meglio andare appunto, come citavi prima, perché funziona così tanto, oltre vabbè, all'aspetto professionale, ma perché anche lì paradossalmente può venire più facile aprirsi nei confronti di un estraneo che non di una persona che ti conosce. Dici, ma strana come cosa, perché soprattutto se sono cose intime, magari riservate, uno dovrebbe avere più difficoltà a parlarne con un estraneo che non con una persona col quale magari è abituato a confidarsi, col quale ha più confidenza. E intanto appunto uno già di partenza si aspetta che quell'altra persona non la giudichi, o se anche la giudica dice vabbè chi se ne frega, tanto io questo non lo vedo più, quindi che la pensi un po' come vuole, quindi l'altro invece mi tocca rivederlo tutti i giorni e quindi magari ho paura di quel giudizio e quindi ho anche paura ad aprirmi perché non voglio poi che magari lui o lei pensi male di me, si faccia un'idea sbagliata di me o possa rinfacciarmi un domani questa cosa. E allo stesso tempo l'altra parte comodissima è quella del fatto che, un po' come i testimoni oculari, quando parlo con un estraneo gli racconto un po' quello che voglio io. E quindi posso tranquillamente mettere o omettere tante cose che magari, mettiamola Però così, Marco, per usare un perdonami. eufemismo, non pendono a mio favore. Però perdonami, però anche quando conosciamo bene l'altra persona, cerchiamo di omettere magari, non è che diciamo magari una falsità, però omettiamo delle verità, perché sappiamo che se diciamo tutto, magari qualcosina potrebbe, l'altra persona sappiamo che ci giudica già a priori. E Sì. quindi cosa succede? E ci Ometto conosce di però. dire una parte della verità. Non è che ti dico bugie, ometto. Esatto. E quindi Marco, c'è un commento di Gabriella, ecco, grazie, che ci dice appunto: "Pensate cosa sono i giudizi e anche i pregiudizi degli adulti per i bambini". Esatto. Quando magari si dice: "Sei piccolo, non puoi capire, non sei capace".
E il bambino magari continua a dire: "Ma voglio provare, voglio fare", e si dice: "No, perché? Perché sei piccolo, non puoi capire". Quante volte, per esempio, vi succede anche con gli adulti, che vi stanno raccontando qualcosa che è successo e ti dicono: "Non puoi capire". Cioè, già a priori sentenziano che tu quella cosa, cioè, se è troppo forte, è troppo grande perché tu la possa comprendere, no, cioè proprio ti tagliano fuori, ti giudicano già loro. E uno dice: "No, ma è nel modo di dire". Sì, ma il modo di dire significa che nell'inconscio della persona c'è il fatto di dire: "Sai, io sono superiore a te perché io ho affrontato delle cose che tu non hai mai affrontato. Quindi io sono superiore a te, cioè mi sto giudicando e sto pregiudicando te che non puoi essere alla mia altezza". Scusa, leggo il commento di Massimo che hai messo. Si può collegare il giudizio inquinato ovviamente dal proprio vissuto alla mancanza dell'ascolto del silenzio? Io collego alla puntata precedente. Intanto grazie Massimo per questo collegamento, quindi significa che qualcuno ha ascoltato. No, Massimo, intanto grazie mille veramente per questo collegamento. Io direi di sì, perché poi magari voglio sentire anche Marco. Secondo me sì, perché quando noi non ascoltiamo nel silenzio, significa che stiamo mettendo le nostre emozioni, le nostre credenze, i nostri condizionamenti. E quindi è sempre un giudizio o un pregiudizio. Quindi direi assolutamente sì. Non so te Marco cosa ne pensi in merito o se vuoi aggiungere Sì. qualcosa. Eh sì, penso sia proprio, anzi, più che possibile una quasi certezza, cioè è proprio così. L'esempio, per esempio, che si faceva all'inizio dei testimoni oculari, che poi raccontano e sono sicuri di dire il vero, ma appunto non è che lo fanno consapevolmente, cioè la macchina era rossa e quella persona dice: "Sì, sì, son sicuro, era gialla". In realtà però non è che sta mentendo o, sta sparando a caso perché non vuole dire: "Non me lo ricordo", è realmente convinta che sia gialla. E per esclusione, se quel colore giallo non è arrivato da un dato esterno, quindi dalla macchina agli occhi che poi hanno dato l'informazione al cervello, vuol dire che quell'informazione è arrivata da un'altra parte. E se non è arrivata dall'esterno, deve necessariamente essere arrivata dall'interno. E qui arriviamo appunto a quel famoso silenzio o vocina interiore, e che appunto non è necessariamente consapevole, a livello consapevole, soprattutto sui dettagli paradossalmente. E poi sappiamo che però i dettagli tante volte fan la differenza. E quindi per quello che dicevo, più che una possibilità, direi proprio che quello che diceva Massimo è quasi una certezza. Fosse anche solo proprio per una questione andando ad esclusione. E se quel colore fuori non c'è, ma nella mia testa si è innestato quel giallo lì, e qualcuno ce l'ha messo. Se non l'ha messo l'esterno, vuol dire che necessariamente deve essere stato qualcosa dall'interno. E su quello che diceva invece Gabriella sui bambini, mi era piaciuto molto anche quello, e la prima cosa che mi è venuta in mente è provare a fare il viceversa, no, e dire: "Ma i bambini invece cosa fanno? Giudicano loro?" E in effetti no, perché se uno pensa a un bambino che guarda un adulto, la maggior parte delle volte, anche quando gli vede fare delle cose completamente idiote senza senso, il bambino in realtà il più delle volte non lo giudica, ma rimane lì basito, cioè senza parole. Lo guarda come per dire: "Che cosa stai dicendo?" E difatti la domanda che fa più spesso un bambino a un adulto è: "Ma perché?" Cioè, come dire
perché stai facendo questa cosa, o stai pensando questa cosa, perché non c'è un motivo, ma che è diverso dal giudizio, cioè è proprio il non capire, vedere una cosa come totalmente innaturale e senza logica soprattutto, perché il bambino viaggia con quella. E il bambino non ha ancora studiato, non ha memorizzato, non ha nulla, ha per sua fortuna una scatola tra virgolette "vuota", ma con lo strumento principale, quindi quel vuoto lì non è un'assenza "negativa" tra virgolette, è un ordine. E cosa c'è di più ordinato di una stanza vuota? Cioè è perfetta, c'è neanche uno spillo fuori posto. Il che non vuol dire che poi non sia bella arredarla, agghindarla, abbellirla, quello lo si farà col tempo. Ovvio che poi dipende dalla qualità della roba che ci si mette dentro, cioè in questo caso la quantità non è necessariamente direttamente proporzionale alla qualità di quello che ci si mette dentro. E per quello diciamo che forse il bambino, soprattutto perché all'inizio, parte molto avvantaggiato, non ha nessun tipo di filtro, cioè, vede le cose esattamente per quello che sono e le valuta, non le giudica, ma le valuta e cerca di comprenderle semplicemente usando la logica, non ha altri strumenti, anche volendo non gli è stata insegnata nessuna materia, quindi può ragionare solo su quello che è logico, non ce la fa a ragionare su qualcosa che è illogico, neanche volendo. E da questo punto di vista sono fantastici, perché danno certe risposte che uno gli darebbe dei premi Nobel ogni volta. Guarda, c'è l'altro commento di Francesco, è scritto: non giudicate, non sarete giudicati, ma alla fine tutti giudicano, sempre in special modo quelli che si ergono a paladini del bene. E allora come si fa? E allora qua c'è anche tutto il discorso del sviluppate il senso critico, cioè voi per primi, voi, mi ci metto in mezzo anch'io ovviamente, noi per primi non dobbiamo giudicare, perché non dobbiamo guardare gli altri, cioè infatti Gesù dice non giudicate per non essere giudicati, quindi guardiamo noi, non giudichiamo noi loro. Ecco, partiamo da questo presupposto. E sempre per chi ha visto Harry Potter, che come sapete io ogni tanto tiro fuori i film, beh, io direi che l'emblema della persona che non giudica assolutamente è Luna Lovegood. Voi guardate Luna, anche quando cercano di istigarla, magari per prenderla in giro, così, lei in realtà constata le cose, anzi poi ci trova sempre anche il lato positivo in quello che fanno o che dicono gli altri di lei, quindi non si fa influenzare da quello che è il giudizio. Infatti tutti la prendono in giro, dicono che è pazza, infatti la chiamano lunatica, Lovegood, ma lei, cioè, lo prende così, come una constatazione di quelle persone, quindi non si fa assolutamente influenzare da questi aspetti negativi. Quindi ecco, questo è un po' come ci dobbiamo comportare noi, cioè dobbiamo essere noi i primi a non giudicare quelle persone. Poi ripeto, come abbiamo detto prima, un conto è il giudizio, un conto è la constatazione, cioè la constatazione è la descrizione oggettiva della situazione. Il giudizio è metterci la propria emozione, e la soggettività, cioè quello che penso io, ma che è diverso dall'oggettività e quindi dall'aspetto reale. Ecco, noi mettiamo sempre la nostra verità. La realtà Se è ci sono più aggettivi che soggetti, vuol dire che c'è qualcosa che
Sì, in realtà la realtà è oggettiva, la verità è soggettiva. Ecco, questa è la differenza. Ecco perché la verità di tutti, magari ci dice com'è la realtà, o la realtà in assoluto. Marco, ci stiamo ovviamente avviando alle conclusioni, anche stasera, insomma, abbiamo trascorso quest'ora in compagnia degli amici che sono in chat, che ci stanno ascoltando e che ovviamente ringraziamo tantissimo. E E quindi questo Marco, dai, Francesco volevo appunto sfruttare questo bel commento che ci faceva Francesco e questa domanda. Beh, in quell'esempio, per esempio, fino a che ne disquisivano, c'avevan tutti da dire. Quando poi dice: "Vabbè, allora voi dite che è così, va bene, allora facciamo una prova. Chi è senza peccato scagli la prima pietra." Quindi li ha spinti tutti quanti a smettere di parlare e a fare qualcosa, il famoso "fate qualcosa". E lui ha ribaltato e ha detto: "Fatelo voi qualcosa, adesso vediamo." E lì magicamente, salvo che nel remake di Fantozzi, non è partita nemmeno una pietra. Perché? Perché sostanzialmente c'è stata una spinta quasi indotta e immediata a dire: "Smetti di guardare fuori. Allora io adesso ti dico di fare un gesto, un'azione, ma deve essere condizionata a qualcosa che tu hai dentro. Non puoi più guardare fuori. Allora io ti dico: se tu sei senza peccato, allora a quel punto scagliala la pietra. Questo mi obbliga mentalmente, per capire se io la devo scagliare o no, non ho più possibilità di guardare fuori, sono obbligato a quel punto a guardare dentro. E quindi cosa succede? Che o per pigrizia non guardo dentro, e però a quel punto dice: "Vabbè, non sapendo evito per altrettanta pigrizia di fare il gesto", e o se no sei obbligato a invertire lo sguardo, perché è l'unico modo che hai per capire se la devi tirare o no quella pietra lì. E lì è finita la discussione, perché lui infatti prende e se ne va. Li molla tutti lì e se ne va perché è finita la discussione. E quindi poi questo è sempre un buon modo per discernere le cose, cioè, sì, va bene, tutto giusto, fammelo vedere. Quindi, spingere all'azione, no, tutto benissimo. Dopodiché vediamo, oltre a quello che dici, quello che fai. E qui sì, e l'altro era questo bellissimo commento di Isaura, quello riferito ai bambini della serie: "Perché lo fai?" Sì, ti guarda esattamente, sembra che c'ha scritto negli occhi come: "Ma perché stai facendo questa cosa, brutto ignorante?" Sono bellissimi. E questa era l'altra cosa oggettiva, anche qui sui colori, m'è venuta in mente la famosa battuta su e adesso mi son scordato il termine, quelli che vedono i colori in un altro modo, i daltonici. esattamente, e tu prova a chiedergli a quello lì se è vero che quello è proprio verde, e quello mica ti dice una bugia, per lui è verde quello lì. E per l'altro è rosso, per l'altro è rosso, ma lui ti dirà che è verde, mica cioè non ti vuole imbrogliare. Sta cosa che diceva poi sui pantoni è meravigliosa da verificare se uno dovesse ristrutturare casa o commissionare dei lavori, lì è bellissimo, lì si apre un mondo bellissimo, perché per ognuno è il colore giusto, è il colore perfetto anche quando non c'entra niente, quindi quella è veramente fantastica. Un'ora è sempre troppo poca. Allora, attenzione perché questa è una grande provocazione, Marco. Il problema è che Massimo caro, stai parlando con due che non sono per niente sintetici, quindi potremmo star qua fino a domani mattina, ma forse è meglio che riusciamo a rimanere sempre nei tempi. E sì, Francesco, allora è vero, non sa, insomma, il discorso chissà in quanti avranno compreso il messaggio del Cristo, però è anche vero che dobbiamo partire da noi.
Cioè, alla fine dobbiamo sempre partire da noi, quindi, tra virgolette, indipendentemente da quello che hanno compreso gli altri, noi possiamo dare solo l'esempio perché loro possano comprendere. La Gabri ci dice Siamo maratona, come i mitraglietta Mentana, facciamo una maratona anche. Esatto, magari si sa mai, facciamo la 24 ore di MRTV. Potremmo fare una roba così un giorno. E questa è vera, questa che diceva Massimo è vera, non l'avevo collegata effettivamente, quando diceva anche Craxi ha usato lo stesso sistema durante una seduta parlamentare, è vero. Quella volta quando in Parlamento, quella famosa frase quando disse se c'è qualcuno qui in aula che può alzarsi in piedi e sotto giuramento dire di non aver mai preso un centesimo, è alla fine molto simile a quel discorso di qualche millennio fa, e difatti non si alzò assolutamente nessuno, né in positivo né in negativo, nessuno fiatò. Effettivamente sì, sì, con tutti i dovuti, ovviamente, con tutte le dovute proporzioni, però sì, è vero, effettivamente è stata la reazione è stata esattamente la stessa. Vero. Marco, ci stanno provocando per continuare. Intanto, ciao Rosangela, grazie per essere qua con noi. E, insomma, diamo uno spoiler, Marco. Diciamo che Rosangela sarà prossimamente di nuovo nostra ospite. Abbiamo Quindi... fatto un Rosangela bis. Esatto. Francesco invece ci dice: allora vorrei giudicare il vostro modo di condurre le vostre trasmissioni. Complimenti per la vostra pacatezza e cultura. Grazie, ovviamente, Francesco, perché questo aumenta un po' il nostro ego. Quindi, grazie per contribuire a questo. Però devo dire anche scagliare ovviamente una freccia a favore di chi come te sta qui con noi ad ascoltarci, perché ci date sempre degli spunti molto molto interessanti e quindi insomma riusciamo a parlarne bene. Cos'è che c'è questa? La mia è una provocazione istigatrice, riflettere con voi è sempre un piacere. Beh, ti Adesso io direi: "Vabbè, ringrazio. fermatevi però 1 ora perché" Però Stavo sai cos'è? scherzando, non mi prendete alla lettera. No, perché veramente noi se ci istigate, noi veramente andiamo avanti per ore senza mai fermarci. Io infatti quando faccio le conferenze dal vivo dico sempre, ragazzi, mi dovete fermare voi perché io tra che vivo senza orologio e poi quando parlo di argomenti che mi piacciono praticamente continuo, fermatemi. Ecco, qua diciamo che perlomeno finché noi registriamo riusciamo a vedere i minuti che passano. Abbiamo Allora un per po'. i coraggiosi che hanno resistito fino adesso, e ci hanno sopportato fino adesso, riveliamo un dietro le quinte, proprio sul fatto della durata dei video. C'è stata una volta, 1 anno, 2 anni fa, non mi ricordo neanche più, feci uno Stampe Omissis nel quale ero particolarmente alterato con quello che stava succedendo da parte del governo, e giusto per farvi capire penso sia durato tipo 2, 3 ore, una roba del genere, da solo, poi di monologo, quindi proprio me la cantavo e me la suonavo senza neanche che qualcuno mi facesse delle domande. E quando ho finito quella diretta ho preso la chat del gruppo nostro ed è stato vedi che Gabriella se la ricorda, 2 ore e mezza. Ed è stato bellissimo perché nel frattempo c'erano i messaggi in chat e "Ah, ma guardate che Marco è ancora in diretta". "Oh, ma è ancora in diretta Marco?" "Ah, ma guardate che Marco non ha chiuso". Beh, alla fine di questi messaggi c'era un bellissimo "abbattetelo", cioè perché avevano paura che veramente facevo una sorta di maratona alla Mentana, quindi avevano allertato i cecchini sui tetti, erano pronti ad abbattermi, no, allo scadere delle 3 ore erano pronti a sparare.
Magari la proponiamo un sabato, una domenica o una notte, ovviamente che sia festiva, di fare questa maratona e scegliete voi gli argomenti di cui volete che parliamo. Ovviamente magari Marco anche con qualche ospite, perché magari dobbiamo un attimino anche Sì, riposarci ogni tanto. volentieri, volentieri. Allora ragazzi, anche stasera siete stati meravigliosi, grazie veramente di cuore per essere stati qua con noi, Fermi ma tutti che c'è una domanda. oh, Beh, dove, dove? sì, qui. Si può dire che nel confronto del giudizio siamo tutti uguali? Beh, in realtà sì, nel senso che tutti comunque, io credo siano veramente rare le persone che non mettono giudizio nelle proprie considerazioni. Lo possiamo fare ovviamente se ci diamo una mano tutti quanti insieme e allora riusciamo a uscire dal giudizio, ma senza giudicarci, cioè facendo una constatazione, punto e basta, che non è semplice perché poi uno dice, ma quando è che sto solo constatando e non ti sto giudicando? Punto di domanda. E lì si apre un altro Beh, capitolo banalmente già e solo quando uno ne è consapevole. Cioè sì, se io so di essere, per esempio, di avere una fobia o di avere una particolare simpatia o di avere un'idea molto forte, è molto probabile che su determinati temi il mio giudizio sarà influenzato da quello. Già il fatto di rendermene conto, di saperlo in maniera cosciente, consapevole, mi aiuta. Perché so che quando sto esprimendo a quel punto un'idea su un argomento o provo una sensazione nei confronti di un'altra persona che può essere di simpatia o di antipatia, beh, può essere viziata da questa cosa qui. E quindi mi porto dietro quel famoso dubbio, a maggior ragione se io so che quella roba può essere viziata da questa cosa qui, beh, questo aiuta, ovviamente. Io dico spessissimo che non mi fa tanta paura la persona in malafede o il farabutto, con quello ci si può organizzare. A me fa molta più paura lo stupido, il matto, perché con quello non ci puoi ragionare, cioè, quello in buona fede paradossalmente è molto peggio, mi spaventa di più, perché è più pericoloso. Cioè. Quindi da questo punto di vista quello penso che possa aiutare. allora, c'è Massimo che si scusa per non essere sempre in diretta con noi, ma noi invece Ci ti mancherebbe. ringraziamo per esserci sempre, anche quando non siamo in diretta. Allora, Marco, siamo in conclusione? Dai, chiudi tu. Chiudo. Clic, clic. Mandiamo a buio come si faceva una volta. No, non ce l'ho la schermata quella lì dei 1000 colori col fischio sotto che si mandava in televisione, quindi dai proverò a dire una roba veloce. Non è un caso se non so se ti ricordi Serena, avevamo fatto anche una puntata, sulla grossa differenza che c'è fra uguaglianza ed eguaglianza. E in quella puntata avevamo citato proprio i tribunali, dove avevamo detto che c'è la scritta dietro il giudice solitamente che dice che la legge è uguale per tutti, che sono quelle famose regole, giuste o no, non lo si sa, ma uguali per tutti proprio perché almeno son sicure. E invece la dicitura per quanto riguardava le persone che siamo tutti eguali davanti alla legge. E quindi già questa differenza ci dovrebbe portare a capire che anche lì, non neanche implicitamente, ma esplicitamente, nel luogo deputato al giudizio si ammette comunque di non poterlo fare in maniera empirica, perché l'unica cosa che può essere uguale e diciamo inoppugnabile è la legge, ma né il giudizio né il giudicato lo possono mai essere, proprio perché siamo tutti diversi e siamo fallibili.
E meno male che insomma la legge viene poi declinata individualmente. Ovviamente sempre con buon senso e in coscienza ovviamente In scienza del e tutto. In coscienza. scienza e coscienza, esatto. Allora, Marco, grazie anche per questa chiusura. Come sempre, ovviamente, come vedete, Marco fa il messaggino promozionale. Se... Faccio tutto, amico, io faccio tutto. 10 € io faccio tutto. Guarda, metto anche Loghino, bello Loghino. Se vi piace il video ovviamente mettete un like, condividetelo con le persone che pensate insomma siano interessate a questi argomenti, oppure come dice sempre Marco, ovviamente nelle sue campagne marketing, condividetelo anche con le persone che vi stanno antipatiche, così insomma fate un favore a tutti quanti. Allora, grazie invece di tutto, grazie di cuore a tutti quanti. Noi la Salutiamo settimana come prossima però, sempre sia Grazia che Graziella. esatto, noi però la settimana prossima non ci vediamo martedì, ma ci vediamo venerdì con il cittadino sovrano, perché ci sarà un ospite e quindi insomma abbiamo spostato la data per dar l'opportunità a questa persona di essere presente in diretta. Quindi settimana prossima, martedì pausa, ma ci vediamo venerdì. Grazie a tutti, grazie Marco. Grazie a voi. Buonanotte e sigla. Adesso facevo partire quella sbagliata. Cosa mi sentivo dire? Adesso sigla, quella giusta.